Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo anche oggi in compagnia del mitico Peppo. Ciao a tutti. Ecco qua, e oggi vi portiamo a scoprire un vaio. Ci troviamo qui ad Avesa, in provincia di Verona, e andremo in questo giro ad anello a scoprire e a conoscere questo canyon naturale scavato nei millenni dall'acqua. Abbiamo cominciato con un pezzo di strada asfaltata fino a trovare l'ingresso poi nel sentiero sterrato. Vi ricordo che è un giro ad anello di circa 12 km e trovate sotto in descrizione la traccia GPX, e vi lascio anche il punto dove abbiamo parcheggiato noi, sempre tramite Google Maps. Ed ecco che abbiamo lasciato la strada principale. Qui troviamo le indicazioni per Vaio Borago Montecchio, ci dà 2 ore e 20, è classificato per esperti e è il sentiero 262B. E quindi di qua. Ed ecco che siamo arrivati a questo bivio e, come potete vedere, Vaio Borago Montecchio 2 ore, quindi in teoria dovremmo sempre seguire le indicazioni bianche e rosse, e si va di qua. Da qui inizia proprio il vero percorso e quindi vedremo cosa ci porterà ad ammirare il giro di oggi. E mi raccomando, al bivio seguite le indicazioni, quindi si va giù. Qui proprio la valle si vede proprio come si chiude e avanti va a creare questo vaio, questo canyon che incontreremo. Adesso sentiamo anche il nostro compagno di avventure Peppo cosa ne pensa. Peppo, cosa ne pensa? Bellissimo sentiero, è bene con dei fiori come se ci accogliessero, molto bello, molto bello. Ecco, e dopo questo pensiero poetico di Peppo noi continuiamo. Allora vi consiglio scarponcini per fare questo giro, perché il terreno è ovviamente pieno di sassi e scivoloso. E visto che oggi è il 9 di marzo sto girando questo video, ieri è stata la festa della donna, quindi faccio gli auguri a tutte le donne, ma soprattutto quelle che mi seguono nel canale. Tanti auguri a voi, vi dedico questo video. Quindi noi adesso facciamo tutto il fondo e arriviamo alla parte di chiusura di questo canyon, e lì troveremo una scala in ferro che ci farà uscire, e in 30 minuti raggiungeremo Montecchio, e lì sarà il giro di boa, dove da proprio quel paese cominceremo a tornare indietro. Wow! Qui siamo proprio immersi nella natura selvaggia, veramente molto bello questa parte del canyon.
Questa è proprio la natura selvaggia che piace a me, non sempre il classico giro turistico, e anche se ovviamente è frequentato anche questo luogo, però così un po' selvaggio ha più gusto. Ed ecco, guardate qua cosa ci troviamo davanti agli occhi, questa curva sembra una pista da bob. Guardate l'acqua cosa ha scavato nel corso dei millenni. Bellissimo, signori. Bella Peppo. Bella Peppo. C'è l'ecco qua. Ragazzi, è veramente bello e ve lo garantisco, perché altrimenti vi direi di no. Ovviamente questa è solo una parte del giro che faremo, quindi il resto sarà sentiero normale, ma la parte qua del canyon è quella veramente più bella e che merita di essere vista, perché come potete anche voi sapere e immaginare, tramite video non rende come rende dal vivo. Ed ecco che lì in fondo possiamo vedere un esemplare di Homus erectus, Peppus. E qui adesso siamo nella parte più, penso più stretta, perché siamo avvolti, siamo circondati, e guardate ragazzi che parete, sembra il tetto di una cattedrale. Veramente spettacolare, ma penso anche pericoloso, perché se cade giù qualcosa da qua, quindi è meglio non starci tanto sotto. Veramente meraviglioso. Trovate sempre le indicazioni, quindi non potete sbagliare, anche perché questo canyon è un continuo percorso di curve, di S, ed è meraviglioso. Vi ricordo che per uscire da questo canyon o si arriva alla fine tramite una scaletta in ferro che poi troveremo, si esce o si torna indietro. Cioè, questo è il lavoro dell'acqua nei millenni, la potenza che aveva quando il livello era ovviamente molto alto, e ha scavato, ha levigato, ha curvato le pietre. Sembra un lavoro fatto dagli esseri umani, ma invece è fatto proprio dalla potenza dell'acqua negli anni. Ovviamente poi il livello del torrente è sceso e noi ne godiamo i frutti. E qua è dato lo scarponcino, uno scarpo basta. Sì, sì, scarponcino. Una caviglia sei a posto. Scarponcino. Scarponcino leggero. Beh, bellissimo, molto bello. Creato anche il luogo le cadute di questi alberi, che ha creato questa atmosfera avventurosa. Cioè, per aver scavato e lavorare così la curva là della parete, vuol dire di sicuro che l'acqua arrivava quasi in alto. Mamma mia, guardate anche di qua, ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare. E mi sa che siamo arrivati alla fine del canyon.
perché intravedo lì in alto un pezzo di scaletta che sale e esce da questo luogo. Dai, andiamo a vedere. Guardate dietro di me, signori, qua proprio la chiusura del canyon, guardate che curva, che lavorazione, che spettacolo assoluto. E quindi eccoci arrivati alla fine di questo canyon che qua si chiude con questo lavoro spettacolare dell'acqua, e adesso noi saliamo per uscire da qua tramite questa scaletta in ferro che ci porta fuori, e in 30 minuti da questo punto dovremo arrivare a Montecchio. Da lì sarà il giro di boa per tornare indietro. Dai, andiamo! Ed ecco qui la scalinata, quindi saliamo. Ed eccoci arrivati in quota, abbiamo fatto la scala, il panorama e spot è veramente meraviglioso, e vi lascio un po' di immagini e noi continuiamo di qua. E adesso si sale ancora. Ovviamente la scala è bella ripida, quindi mi raccomando, per chi soffre di vertigini, e per il resto non c'è niente di impegnativo a parte questo punto. Salutiamo il canyon che è stato veramente stupendo, e adesso mi immagino che ci aspetti un po' di salita per arrivare su e arrivare a Montecchio. Andiamo! Ed ecco che usciti dal canyon trovate due indicazioni: Montecchio a destra e Masetto, bel panorama, c'è scritto a sinistra. E da quello che mi avevo informato si potrebbe anche tagliare per Maso, perché dopo da Montecchio si passa per Maso ma non da questa parte. Però noi facciamo il giro completo perché ci piace fino in fondo soffrire, quindi andiamo a Montecchio e da lì poi ritorniamo indietro. Di sicuro, da quello che ho visto, si passa per Maso per ritornare al punto di partenza. Volevo anche darvi qualche info, facendovi sapere che lì dentro al canyon, vista l'umidità che c'è, che si crea sempre dentro e protetto da quelle pareti, potete trovare la salamandra. Noi non siamo stati fortunati oggi di averla vista, o forse non è il periodo, però potete trovare la salamandra e altri tipi di piante che io, non avendo il pollice verde, non saprei dirvi. Abbiamo fatto una bella salita
e mi raccomando state attenti perché c'è una parte esposta e adesso qui si riscende per poi risalire, quindi scendiamo di qua e poi si risale. Vabbè, andiamo su e giù, su e giù. Ed ecco che siamo arrivati in centro di Montecchio e adesso noi ci andiamo a bere una meritata birra e poi ritorniamo indietro. Evviva! Evviva! Ed eccoci ritornati da dove eravamo arrivati qui e proprio da qui, come potete vedere, riprendiamo il sentiero e ritorneremo ad Avesa in 1 ora e 50 seguendo sempre il 2,62. Quindi dai che andiamo. Ed ecco che troviamo ancora delle indicazioni e noi andiamo a sinistra. Stiamo camminando e se non sbaglio quello che sentiamo è il picchio. Lo sentite? È il picchio. Beh signori, bellissimo sentire la natura che parla, veramente emozionante. Ovviamente vi ricordo che trovate tutte le info sotto in descrizione. Passate parola ad amici e parenti se il video vi è piaciuto, se il canale vi piace. Per me è un onore e vi ringrazio se mi aiutate a farlo crescere e mi dà sempre la voglia sempre di più di trovare luoghi e percorsi e posti da visitare e farvi conoscere, e ovviamente li scopro anch'io insieme a voi. Ed ecco, dopo un po' di strada asfaltata ritorniamo sul sentiero e troviamo qui le indicazioni: Avesa 1 ora e 20, quindi giù di qua. Qua E poi, vedi? Qua sì, cavai. E Peppo chiama il pony. Bella Peppo. E il Peppo sta cercando di aprire il pavone. Vai caro, andiamo Peppo. E anche in questo caso, dopo un altro pezzo di strada asfaltata, sentiero segnato qua in rosso e bianco, e si ritorna sul fuoristrada. Ed ecco che arrivati a questo punto scendiamo di qua, sperando di non sbagliare. Ed ecco che scendendo troviamo la freccia gialla, ma non si sa perché non ci sia un cartello con scritto ancora Avesa, quindi speriamo di essere giusti. Ed ecco che siamo scesi da questa parte, siamo quasi arrivati, siamo quasi a 12 km ed ecco che abbiamo scoperto l'enigma. In poche parole siamo ritornati e ci siamo uniti col percorso iniziale, e quindi adesso l'ultima parte qua che faremo è la parte iniziale che abbiamo già fatto, l'ultimo tratto qua, gli ultimi 500 metri, e in teoria dovevamo scendere un po' più avanti per arrivare al punto di partenza, diciamo dall'altra parte, però vabbè, comunque
e non abbiamo capito un punto dove non c'erano più i cartelli e abbiamo un po' preso a quanto sembra un sentiero che era per chi passa in mountain bike. E vabbè, comunque abbiamo concluso questo giro. Siamo a, qui mi segna 12 km, ma vi do la distanza esatta, la trovate adesso qui sotto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto scoprire ancora qualcosa di nuovo. Abbiamo scoperto e visitato la Val Borago, parte della Val Borago col suo canyon, che è stato veramente stupendo. Quindi vi ricordo sotto in descrizione tutti i link ancora una volta. Passate parola, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale. Saluto il mio compagno di avventure. Ciao a tutti. Peppo. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Grazie E quindi noi vi salutiamo. Ciao. Ciao. Allora, l'arrivo sarebbe stato da quella parte e noi abbiamo parcheggiato qua, e invece noi siamo arrivati da qua, da dove siamo partiti.